Can Yaman e Demet Özdemir scuotono Hollywood, e tutto parte da una rivelazione che nessuno si aspettava. Una frase buttata lì in uno show americano, un nome ripetuto più volte con ammirazione, e all'improvviso l'eco corre da Los Angeles fino a Istanbul. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, grazie a chi si iscrive e sostiene il canale, qui trasformiamo le confessioni in storie e i sussurri in domande scomode. Oggi vi raccontiamo un caso che ha ribaltato i commenti sui social e rimesso in primo piano una serie che per molti era un ricordo dolce. Eppure, eccola di nuovo a dettare l'agenda. Tutto perché Bradley Cooper ha deciso di aprire il suo cuore davanti alle telecamere. Il celebre attore, tra i volti più rispettati di Hollywood, con una carriera che va da The Hangover a Star is Born fino ad American Sniper, è finito a parlare di Erken Çikus come se fosse un cult personale di famiglia. È bastato un incipit disarmante: mia madre adora le serie turche, per far scattare il tam tam. Poi la missione che ha acceso gli algoritmi e provocato titoli a caratteri cubitali, l'ha guardata 4 volte. Sì, 4 visioni complete di Erken Çikus, la serie che ha consacrato la chimica tra Can Yaman e Demet Özdemir. Ma non è finita lì. Il dettaglio che ha fatto tremare i feed è stato il passaggio in cui Cooper ha riportato la frase preferita della madre. Dice che l'attore di quella serie è il migliore al mondo. Un complimento gigantesco che il pubblico ha subito cucito addosso a Can Yaman, trasformandolo in un endorsement hollywoodiano inatteso. E non bastava. Cooper ha aggiunto, con una naturalezza spiazzante, che la serie è valida e anche l'attrice è molto brava, frase che i più attenti hanno letto come un riferimento diretto alla potenza scenica e all'appeal internazionale di Demet Özdemir. Da quel momento, in Turchia e non solo, si è creata una vibrazione unica. I fan di Can Yaman hanno reagito in massa, orgogliosi, chiedendosi se quei complimenti nascondessero un invito implicito, un cenno, un primo passo verso altro. E i sostenitori di Demet Özdemir, abituati a vedere la loro beniamina brillare, hanno iniziato a domandarsi se non fosse il segnale di una nuova fase della sua corsa globetrotter. È ammirazione innocente o il timbro che anticipa una mossa più audace? Chi ha orecchie per intendere ha colto il cambio di tono. Noi abbiamo seguito il filo, e vi portiamo dietro le quinte di tutto questo. Partiamo dal contesto. Erken Çikus non è solo una commedia romantica che ha divertito il pubblico. È diventata un fenomeno culturale trasversale, approdata con passione in Italia, Spagna, America Latina, spingendo i fan a imparare battute a memoria e a costruire comunità. L'energia di Can, il suo carisma da protagonista che riempie l'inquadratura senza sforzo, e la naturalezza di Demet, capace di trasformare ogni emozione in un gesto vero, hanno creato una coppia scenica che ha resistito al tempo. Che la madre di Bradley Cooper l'abbia rivista 4 volte non appare più come un aneddoto curioso, ma come una prova viva dell'effetto legame che la serie esercita su chi la scopre. Immaginate la scena. Cooper, seduto in un talk show, sorride parlando della madre, poi lascia cadere una frase che fa sobbalzare la rete. È il genere di confessione che nel mondo del gossip funziona come una miccia. E appena la miccia prende, la discussione si sposta su territori più grandi. Cosa succede quando un gigante di Hollywood mostra un interesse così caldo verso 2 volti turchi? È un caso isolato o il segnale che l'industria americana sta osservando con attenzione? Il dibattito si è acceso immediato. E Can Yaman? Non è rimasto indifferente, perché come potrebbe? Da anni il suo nome vive tra Istanbul e Roma, tra set europei e fan meeting affollatissimi, tra prime pagine e campagne solidali. Secondo indiscrezioni, quando gli hanno riferito le parole di Cooper, la sua reazione è stata un misto di stupore e compiacimento. Avrebbe confidato agli amici che fa sempre piacere sentire giudizi così da chi conosce bene la macchina del cinema. Nessuna dichiarazione ufficiale, almeno per ora, ma pare che l'argomento sia diventato tema fisso nelle conversazioni del suo entourage. C'è chi, vicino all'attore, ha interpretato il plauso come qualcosa di più di un caso fortuito. Un richiamo. Un segnale. Il tipo di coincidenza che nell'industria dell'intrattenimento raramente è solo una coincidenza. E inevitabilmente è spuntata la domanda che intriga tutti:
all'orizzonte c'è un progetto internazionale pronto a materializzarsi? Mentre attorno a Khan circolavano voci e aspettative, su Dimet Özdemir è scesa una tempesta silenziosa. Da un lato, i consensi raccolti con Eşref Rüya, discussa tra addetti ai lavori e pubblico come una prova di maturità artistica, dall'altro, i movimenti della sua vita privata, con interviste calibrate, viaggi mirati, apparizioni misurate. Il suo nome accostato a quello di Bradley Cooper ha fatto scoppiare i commenti. Sta per approdare a Hollywood? Cooper intendeva davvero lei? È una porta che si apre o solo un complimento ben assestato? Le speculazioni hanno riempito le bacheche. Nel frattempo, si è parlato persino di dettagli minuscoli, con qualcuno a chiedersi cosa stia succedendo sulla sua fronte, come se ogni riflesso di luce in una foto potesse rivelare pensieri, scelte, direzioni. È così che funziona la curiosità quando la fama incontra il mistero. Chi conosce Dimet racconta che sta affrontando tutto con calma. Avrebbe detto, sempre nel suo cerchio più stretto, che il complimento è dolcissimo, ma che non va oltre ciò che sembra. Equilibrio, misura, gratitudine senza frenesia. Eppure nessuno mette in dubbio che questo passaggio abbia rafforzato la sua immagine fuori dai confini, dilatando ancora un po' quel raggio d'azione che le permette di scegliere, di attendere il progetto giusto, di non farsi ingabbiare dal rumore. Il caso Cooper ha ridato fiato a un discorso più ampio. Le serie turche sono già da tempo entrate nelle case di mezzo mondo, e le piattaforme, con Netflix in prima fila, hanno aperto finestre più grandi di quelle a cui eravamo abituati. Can Yaman e Dimet Özdemir sono tra i nomi più riconoscibili di questa ondata. Se la madre di un attore di prima fascia negli Stati Uniti è fan sfegatata di Erken Çikus, quanti altri stanno guardando in silenzio? Registi curiosi, produttori in ascolto, agenti che segnalano, esecutivi che annotano nomi. L'ipotesi non è fantascienza. Frattanto, un dettaglio di cronaca ha riportato Dimet in primo piano con un lampo di quotidianità che ha riempito pagine e commenti. Al suo ritorno da Budapest è stata intercettata all'aeroporto di Istanbul. Con il sorriso sincero che la contraddistingue, ha risposto alle domande con disinvoltura. La frase "vado a vedere i piccoli" ha scatenato interpretazioni di ogni tipo. C'è chi l'ha presa alla lettera, immaginando amici stretti con bambini adorati, e chi ha visto allusioni a un desiderio materno che potrebbe sbocciare. Lei ha spiegato di avere amici a Budapest e di aver fatto una breve fuga proprio per abbracciare quei bambini a cui è affezionata. Un quadro semplice, da vita vera, che racconta anche il suo modo di vivere in questo periodo: praticità, affetti, niente sceneggiature parallele. E a proposito di normalità, Dimet ha confidato di aver passato il Capodanno in casa, con gli amici, sotto una nevicata inattesa e bellissima. Parole che il pubblico ha riconosciuto come coerenti con la sua fase attuale. Meno clamore, più sostanza. Meno riflettori casuali, più strategia personale. C'è chi sostiene che dietro questa quiete si stia preparando una svolta, un capitolo nuovo, e che per questo la comunicazione sia più raccolta, più consapevole, più attenta a ciò che vale la pena mostrare. La domanda più grande, tuttavia, rimane sospesa nell'aria. È in atto una nuova stagione nei rapporti tra Hollywood e la Turchia? Non si tratta solo di tendenze passeggere. Da qualche anno il pubblico globale si è affezionato a storie e volti che arrivano da Istanbul come da Madrid, da Roma come da Città del Messico. Khan e Dimet hanno dimostrato che il carisma non conosce confini. Se Cooper ha acceso il faro parlando a cuore aperto, c'è un mondo dietro quel faro che potrebbe trasformare un complimento in un ponte concreto. E in fondo, i ponti si percorrono in entrambe le direzioni. Ripensiamo al cuore del caso. Erken Çikus continua a essere evocata con affetto perché ha lasciato un segno che non ingiallisce. La complicità tra i due protagonisti, gli scambi rapidi, lo sguardo che dice più di 1000 parole, l'ironia che diventa tenerezza, sono elementi che non invecchiano quando sono autentici. Quello che ha colpito la madre di Bradley Cooper, a forza di rivedere episodi e scene preferite, è probabilmente ciò che ha incantato milioni di spettatori in paesi diversi e lingue diverse. Non è semplice binge-watching. È un legame emotivo, la sensazione di tornare in un posto che fa bene.
Intanto, i fan cercano indizi, interpretano silenzi e messaggi. Il silenzio di Khan di fronte a un complimento così rumoroso è strategia? Forse. L'attesa spesso amplifica la posta in gioco, e lui ha imparato a dosare la parola. La frase di Dimet sui piccoli è davvero solo un gesto d'affetto verso bambini amici o una sottile anteprima di una stagione più intima? È un pensiero che torna, come tornano certe canzoni nelle playlist quando non sappiamo cosa ascoltare ma vogliamo sentire qualcosa che somiglia a casa. Hollywood osserva, la Turchia risponde, e la conversazione scorre tra i due poli. Nelle redazioni si cita l'aneddoto di Cooper come fosse un documento, e negli uffici dove si prendono decisioni si prova a immaginare come incastonare un talento come quello di Khan e un magnetismo come quello di Dimet dentro storie nuove, magari costruite proprio per valorizzarne la presenza. E c'è chi azzarda, chiedendosi se un domani potremmo vedere i due insieme in un progetto internazionale, una sorta di eco lontana di Erkenci-Kus, non un remake pedissequo, ma un aggiornamento emotivo, un incontro tra mondi. Tra il dire e il fare, si sa, c'è la prudenza. Ma c'è anche la voglia di provarci. Per ora restano le parole di Bradley Cooper, nitide come una finestra aperta. Parole che non finiscono in un archivio polveroso, ma continuano a viaggiare, a stimolare, a fare domande. È davvero solo il gusto personale di una madre a dettare questa storia? Oppure siamo davanti a un interesse diffuso e muto che aspetta solo il pretesto giusto per uscire allo scoperto? Quanto pesa un giudizio così quando arriva da un nome che la stampa ascolta? E quanto può cambiare i piani di chi, come Khan e Dimet, è già abituato a muoversi su più mappe alla volta? Questa vicenda ci ricorda che il tempo non cancella i legami costruiti bene. Una serie, due interpreti, una marea di spettatori che tornano a cercare emozioni. Forse è qui la chiave, l'impatto che credevamo concluso era soltanto in pausa, in attesa della scintilla giusta. Il resto lo fanno il carisma, l'eleganza, la pazienza nelle scelte. Khan Yaman e Dimet Özdemir restano al centro di un'attenzione che non si è mai davvero spenta, e oggi risplende di nuove possibilità. È la natura del gossip quando incontra il talento. Comincia da una confidenza, cresce in un brivido, si trasforma in racconto collettivo. Diteci cosa ne pensate. Le parole di Bradley Cooper sono un semplice complimento riportato con affetto o un segnale che a Hollywood si è aperta una finestra sui volti turchi? Il riserbo di Khan è mossa calcolata per alzare la curiosità? La frase di Dimet sui piccoli è una carezza al suo mondo privato o la traccia di una nuova fase personale? Secondo voi, Khan ha avvicinato un passo in più la collina di Hollywood? Vedremo presto Dimet in un progetto internazionale cucito su di lei? E se un domani qualcuno proponesse una rilettura di Erkenci-Kus, avrebbe la stessa forza magnetica? Se questa storia vi ha tenuti incollati, mettete un like, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche. Qui continueremo a raccontarvi ciò che si mormora nei corridoi, quello che sfugge agli obiettivi e le frasi che scappano a microfono quasi spento. Ci rivediamo nel prossimo video, con altri retroscena, nuove confessioni e quel pizzico di verità che il mondo del gossip spesso nasconde ma non riesce mai davvero a trattenere.